Ciao ragazzi, oggi è il gran giorno, vedremo come cucinare la pizza fritta, le montanarine, la nostra ricetta del pizzasauro. Via! Per quanto riguarda l'impasto partiremo da 300 g di farina, di cui 285 g saranno di farina Caputo Pizzeria 00 e 15 g di semola rimacinata di grano duro che a me piace mettere nell'impasto perché dà un sapore particolare in cottura. L'impasto sarà al 60% di idratazione, quindi 180 g di acqua fredda, 5 g di sale e 1,2 g di lievito fresco di birra che peseremo con questa bilancia di precisione. Come primo step andiamo a mescolare le farine, quindi la semola con la farina 00. Successivamente andiamo a sciogliere il lievito nell'acqua, in questo modo. Adesso dobbiamo aggiungere gradualmente la farina all'acqua. A me piace utilizzare un leccapentole per iniziare a mescolare, si può fare anche con le mani, ma con un leccapentole all'inizio uno evita di sporcarsi. Dobbiamo cercare in questo step di sciogliere la maggior parte di grumi presenti nell'acqua di farina con il leccapentole o con le mani. Continuiamo ad aggiungere gradualmente la farina. Quando raggiungiamo una consistenza di pastella, tipo questa, aggiungiamo tutto il sale, spargendolo sopra, e continuiamo ad aggiungere la farina in maniera graduale fino ad aggiungerla tutta e mescoliamo. Ad un certo punto il leccapentole vi risulterà scomodo, per cui dovremo passare alle mani e dobbiamo aggiungere la parte restante della farina e finire di impastare. A questo punto abbiamo aggiunto tutta la farina e dobbiamo cercare di incorporarla tutta senza lasciarla nel contenitore. Siccome è un impasto a bassa idratazione, possiamo anche spostarci sul piano, se mi piace di più, per assorbire tutta la farina. Qui usiamo entrambe le mani per incorporare tutta la farina. Questo movimento qua. Dobbiamo cercare di assorbire tutta la farina presente nel piano, in questo modo. A questo punto l'impasto ha raggiunto una consistenza appiccicosa, leggermente, vedete, abbastanza rugoso. Ok, a questo punto dobbiamo far riposare l'impasto 20 minuti coperto da un contenitore. Dopo 20 minuti dovremmo reimpastare, dobbiamo impastarlo un altro po'. Dopo 10 minuti l'impasto risulterà ancora lavorabile e dobbiamo un po' lavorarlo ulteriormente. L'impasto adesso è più liscio, diciamo che è ok per riposare adesso. Lo metteremo in un contenitore oleato e metteremo sopra un panno umido per evitare che si secchi durante il periodo di riposo in frigo, e aggiungeremo anche della carta trasparente per assicurarsi che non passi aria. Dopo 20 minuti di maturazione in frigo andiamo a trarre la bilancia con della semola rimacinata di grano duro e prepariamo un contenitore per la lievitazione delle montanarine con una spolverata di semola anche in questo caso. Questo è l'impasto dopo 20 ore di maturazione in frigo. Andremo a fare lo staglio, potete usare un tarocco, e dobbiamo pesare le montanarine, dovranno essere 60 g ciascuna. Ok, dobbiamo andare a chiuderle, formare come delle mozzarelline, in questo modo. Mi raccomando, vanno chiuse bene sotto per poi permettere in cottura una crescita uniforme, e le mettiamo nel contenitore. Con questa ricetta vengono 8 montanarine e le mettiamo in questo contenitore e copriamo tutto con della pellicola trasparente e copriamo con un coperchio e metteremo a lievitare per 3 ore queste montanarine ad una temperatura di circa 26 gradi. Un'idea può essere mettere questo contenitore dentro al forno. Prima di andare a friggere prepareremo 3 tipologie di condimenti per le nostre montanarine, quindi faremo un tristi montanarine. La prima sarà col pomodoro che abbiamo precotto con dell'aglio, del sale, dell'origano in una padella e olio extravergine d'oliva. In questa montanarina poi aggiungeremo un bocconcino di mozzarella, un po' di grana e il basilico.
La seconda montanarina sarà con una crema di zucca, scalogno e ricotta, con salsiccia e gorgonzola. La terza sarà con mortadella, stracciatella e foglioline di menta e con della scorza di limone grattugiata. Adesso abbiamo messo il nostro olio a riscaldare e deve raggiungere i 190 gradi, che possiamo monitorare per esempio con questo tipo di pistola. Vedete, ha superato i 190 gradi, quindi possiamo friggere. Quando l'olio è arrivato a temperatura andiamo a stendere le nostre montanarine. Prima di tutto spolveriamo con semola rimacinata di grano duro, prendiamo un panetto e andiamo a stenderlo leggermente, senza esagerare, in questo modo, e andiamo a friggere. Mettiamo a friggere la montanarina con delicatezza. Cerchiamo di fare una sorta di bagnetto in questo modo. Quando sia un po' gonfiata la giriamo in questo modo e continuiamo a fare il bagnetto. Questo procedimento durerà circa 2 minuti fino a che l'impasto non sarà dorato. Ok, la montanarina è pronta, possiamo togliere, facciamo un po' scolare e la mettiamo in un piatto con dello Scottex. Ecco a voi il nostro tris di montanarine. Per condirle basta schiacciarle con un cucchiaio e applicare i toppings. E niente, provate anche voi a casa. Alla prossima, ciao!